parliamo di politica, sì. Allora, io posso dire che secondo me non c'è una reale percezione della politica su quello che è il cambiamento climatico, perché di quello si tratta. Perché? Allora, prima dicevamo per esempio che banalmente i fondi sugli alpeggi si basano ancora su regole vecchie, questa è politica. Ad oggi tutta la politica, quando per esempio c'è stata questa sorta di rivoluzione green della PAC, il Green Deal, tutta la politica si è rivoltata, perché alla fine si cerca di mantenere lo status quo, cioè essendo comunque, noi parliamo di politica ma alla fine si tratta di soldi. Andando a muovere queste cose qui si crea un disequilibrio, comunque si destabilizza e nessuno vuole questo, gli agricoltori in primis e i politici in secondo luogo, perché gli agricoltori votano. Quindi secondo me manca una reale percezione o comunque una volontà reale di volersi adattare, anche perché mi è sembrato di leggere quali azioni può fare la politica per mitigare il cambiamento climatico. La politica non può fare azioni per mitigare il cambiamento climatico, la politica può fare azioni per accompagnarti a renderti consapevole o cioè per accompagnare le aziende in un futuro diverso. Che non significa che per forza debba essere migliore, perché magari il cambiamento climatico significa poi che vedremo delle cose anche brutte, cioè abbiamo visto due alluvioni, abbiamo visto le siccità. Poi secondo me l'errore che stiamo facendo, se parliamo del nostro ambiente, cioè allevamento e alpeggio, e che sta facendo soprattutto la politica, e di conseguenza chi ne trae beneficio, è deresponsabilizzare l'attività umana. E ti spiego meglio. Oggi quando senti parlare di alpeggi si parla di dissesto idrogeologico, perché poi eventi climatici eccetera eccetera, e ci diciamo che per fortuna che ci sono gli animali in montagna, altrimenti ne vedremo delle belle. Allora io per esempio opero in un parco, ritorniamo sempre lì, e da 40 anni che esiste il Mercantor, quindi lì per esempio l'azione umana è stata completamente tolta, cioè la natura deve avere una sua evoluzione naturale. Io posso dirti che l'unica cosa che fanno gli animali è rallentare un processo che c'è comunque. Quindi o cominciamo a dirci che ci va una presenza umana, e io capisco che non è semplice perché poi c'è stato lo spopolamento delle montagne, le famiglie sono meno numerose, però senza un'azione umana consapevole e rispettosa, soltanto pensare a delegare agli animali che non ci sarà più il dissesto idrogeologico è una falsità assurda che ci vendiamo, la politica si vende per dirci che vanno tutelate questa certo tipo di categoria. Allora, se non so, l'essere umano ragiona sui finanziamenti, cominciamo a finanziare un certo tipo di azioni che non saranno soltanto il pascolamento nudo e crudo, ma che ne so, il mantenimento di sentieri, ruscelli, la manutenzione. Facciamolo, cioè, se il nostro unico modo di ragionare non è la sensibilità verso il territorio, ma è dammi qualcosa e io lo faccio, allora cominciamo da qualcosa in quel senso lì. Io per esempio ho assistito a una bellissima scena nel comune in Francia dove siamo noi, in cui il sindaco 3 anni fa ci ha convocati a tutti, però c'era la presenza del sindaco, della Chambre de l'Agricolture, che sarebbe un po' le nostre associazioni di categoria qua, e il discorso che è stato fatto era questo, che a me è sembrato di qualcuno che è arrivato da Marte. Ci hanno detto: stiamo vivendo stati difficili, voi siete gli attori principali sul territorio e voi avete coscienza di cosa sta succedendo più di noi. Quindi sappiamo che ci sono delle regole europee a cui tutti vi attenete per poter accedere a dei fondi, però sappiamo anche che c'è scarsità di foraggio e idrico, e noi vi chiediamo consapevolmente di sapervi adattare di conseguenza a quello che sta succedendo sul territorio. Fatto da un ente pubblico, cioè, a me sembrava quasi di sentire qualcuno che parlava, perché praticamente stava responsabilizzando chi effettivamente opera, dicendogli: ok, noi sappiamo quali sono le regole, però sappiamo che probabilmente non sono più attuali, vi chiediamo di prendere consapevolezza e di cercare di essere voi i primi a capire come, cioè banalmente, se non avete più da far bere acqua da far bere 5.000 pecore, magari bisogna solo più pensare di metterne 4.000.
ci sono un sacco di azioni di questo genere qua. Io sono convinto che se si facesse un tavolo con chi opera sul territorio, queste problematiche verrebbero fuori chiare, nette, non sarebbe la soluzione del problema, però ci darebbe tante risposte. Fino a quando si continua a parlare per ideologie, bandiere, quindi salveremo tutti, preserveremo tutti, se andremo avanti così o sarà sempre meglio, secondo me non andiamo da nessuna parte. E secondo me la politica né a livello nazionale, internazionale, ma nemmeno quella a livello locale, senza voler poi, perché poi come in tutte le cose c'è anche chi ha più sensibilità a riguardo, però in questo momento c'è una mancanza di volontà della presa di coscienza reale di quello che sta succedendo, con tutte le conseguenze che una cosa si porta dietro, perché se si comincia a discutere magari si comincia a mettere in campo delle azioni concrete che poi possono avere più o meno effetto. Fino a quando si continuerà a dire no, ma noi manterremo tutto così perché va bene così, non so, a me lascia delle perplessità, dei dubbi. Io non posso dirti che siamo abbandonati a noi stessi, ma quasi. Anche qui, io mi sono un po' stufato di sentire dire ma tanto vi danno i contributi, perché per esempio a me non li danno. Quindi diciamo questa risposta che fa l'opinione pubblica è giusta anche perché c'è questa percezione di dire ma tanto vi danno i soldi, non rompete, mi va bene fino a metà perché io per esempio no, non me li danno e quindi i miei problemi sono problemi reali, concreti, che non vengono mitigati da vi diamo un po' di soldi quindi facciamo finta che vada tutto bene. E mi piacerebbe che ci fosse questa presa di coscienza intanto della società, che uno, non sono i soldi che risolvono i problemi, e due, non tutti comunque vivono in quel modo lì. E da parte della politica che non è semplicemente distribuendo soldi con quell'altro contributo che si risolverà il problema, a meno che non si pensi che non ci sia il problema, allora quello è un altro paio di maniche. Però se vogliamo parlare di un sacco per esempio, noi qua abbiamo una frammentazione territoriale spaventosa, di per sé vuol dire tutto e niente, ma per esempio noi che siamo arrivati da estranei, mettere insieme un'azienda che sia credibile dal punto di vista estensivo è una cosa quasi impossibile da fare materialmente. Questa però la risposta dovrebbe darla la politica, fino adesso non l'ha data. Esiste qualche associazione fondiaria che forse può essere una soluzione, però di per sé io non vedo tutta questa volontà, anzi vedo più terreni in abbandono che non questa volontà di provare a andare a cercare i proprietari o comunque fare sì che non so, un piccolo comune come Moiola possa avere un tot di ettari a disposizione di chi può mettere su un'azienda senza che debba andarsi a cercare parenti in Francia o in Australia e non si sa chi sono. Questa è politica. Quindi manca un po' questo senso pratico, secondo me. Poi non vuol dire che sia tutto sbagliato, ma c'è del materiale su cui ragionare, su cui discutere. Ci andrebbe un po' più di volontà e un po' meno di idealismo.